Ciao, benvenuto su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, apprezzerei davvero se ti iscrivessi al mio canale, mettessi mi piace al video e lasciassi un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che faccio ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Il momento in cui presi il telefono di Clara, provai un pugno di colpa. Non avevo mai invaso la sua privacy prima, neanche negli 8 anni in cui eravamo insieme, nemmeno nei momenti difficili del nostro matrimonio. Ma questa volta era diverso. Il mio istinto urlava da settimane e quando il suo telefono vibrò con una notifica da Andrew, non potei resistere. Aprii il messaggio e in quel momento il mio mondo cambiò. La notte scorsa è stata incredibile. Non riesco a smettere di pensare a te, mi ha scritto. Mentre scorrevo ulteriormente, il mio cuore batteva forte. La loro conversazione era una collezione ordinata di civettuole, allusioni e piani per incontrarsi. Clara lo frequentava da mesi. Ogni parola che leggevo era un altro chiodo nella bara della vita che credevo di aver costruito insieme. Mi sprofondai sul letto, il telefono scivolando dalla mia mano, non riuscivo a respirare. Ricordi di noi mi inondavano la mente. Il giorno in cui ci siamo sposati, le notti passate a sognare il nostro futuro, le tranquille mattine in cui mi svegliavo solo per guardarla dormire. Come poteva essere tutta una bugia? Clara uscì dal bagno pochi istanti dopo, avvolta in un asciugamano, canticchiando una canzone che una volta era la mia preferita. Vide il telefono nella mia mano e per un attimo la paura le attraversò il volto. «Che succede?» chiese con voce tremante, ma i suoi occhi tradivano la paura. Non riuscivo a parlare, la gola mi si serrava, il petto pesante. Stetti lì in piedi e lasciai la stanza, ignorando le sue chiamate di soccorso. Quello fu il momento in cui decisi che se lei era capace di tradirmi così, le avrei mostrato che non ero un uomo da sottovalutare. Uscendo dalla stanza, la mente era annebbiata, ma stranamente concentrata. Non potevo restare in quella casa con lei dopo ciò che avevo appena scoperto. Afferrando la giacca, uscii dalla porta d'ingresso e lasciai che l'aria fredda della notte mi colpisse il viso. Ogni passo lungo la tranquilla strada suburbana sembrava più pesante del precedente. I ricordi tornavano inondandomi senza preavviso, conficcando il coltello del tradimento ancora più in profondità nel petto. Ricordai la prima volta che vidi Clara, in piedi sotto il sole, ridere con le sue amiche in un bar. Sembrava così naturale, così genuina. Quel sorriso che mi aveva fatto innamorare e ora era stato usato per nascondere le sue bugie. Vagavo senza meta, cercando di dare un senso a ciò che era appena successo. Il peso di tutto era soffocante. Per quanto tempo l'aveva frequentato Andrew? Era solo fisico o c'era qualcosa di più profondo? La mia mente ronzava di domande alle quali non volevo avere risposte. Quando finalmente arrivai a casa era quasi mezzanotte. Le luci erano ancora accese e vedevo Clara che camminava avanti e indietro nel salotto guardando fuori dalla finestra. Stetti lì per un momento, nascosto nelle ombre a osservarla. Sembrava ansiosa, con il telefono in mano probabilmente a scrivere ad Andrew, pensai con amarezza. Non entrai, invece mi girai e guidai verso l'hotel più vicino. Quella notte fu la prima di molte notti insonni. Mi sdraiai sul rigido letto d'albergo fissando il soffitto, ripercorrendo ogni momento degli ultimi mesi. I segnali erano stati evidenti come il sole, ma li avevo ignorati. Le riunioni di lavoro notturne, l'improvvisa necessità di privacy, la freddezza nel suo tocco. E poi c'era Andrew. Non sapevo molto di lui, solo ciò che Clara aveva menzionato in modo superficiale. Un collega, qualcuno che descriveva come divertente e disponibile. Lo avevo incontrato una volta a un barbecue aziendale. Mi aveva stretto la mano, guardandomi negli occhi e chiamandomi fortunato. Ora solo il pensiero di lui faceva ribollire il mio sangue. La mattina seguente il mio dolore cominciava a trasformarsi in qualcosa di più tagliente. Rabbia. Clara aveva buttato via tutto ciò che avevamo costruito per una storia da poco. Non avrei permesso che questo passasse inosservato. Avevo bisogno di risposte e soprattutto di un piano. Nei giorni successivi feci la parte del marito ignaro. Tornai a casa, accolsi Clara come se niente fosse e la osservai da vicino.
Sembrava sollevata, convinta che non avessi capito nulla mentre era al lavoro. Iniziai a scavare. Passai in rassegna backup del telefono, email, persino il suo laptop. Quello che trovai fece ribrezzo. C'erano altri messaggi, foto, persino ricevute per hotel e cene di cui non sapevo nulla. Non era solo il tradimento, era l'impegno che aveva messo nel nasconderlo. Ma la vera svolta arrivò quando mi imbattei nel suo calendario di lavoro. Aveva una conferenza in arrivo fuori città. Non era difficile immaginare con chi l'avrebbe accompagnata. Non la confrontai, almeno non subito. Decisi di seguirla. Nel weekend della conferenza preparai una valigia e seguii Clara fino all'hotel. Non mi accorse mentre faceva il check-in con Andrew, ridendo e tenendo il suo braccio come se fossero una coppia in vacanza. Prenotai una stanza nello stesso piano e aspettai. Le ore sembravano giorni, ma quando calò la notte presi la mia decisione. Bussai alla loro porta e quando Clara la aprì, il suo volto impallidì. Andrew comparve dietro di lei, la camicia sbottonata, sorridente finché non mi vide e si divertì. Rimasi calmo, nonostante la rabbia che mi ribolliva dentro, e chiesi: «Vi piace rubare la moglie di un altro uomo? Vediamo come ti sentirai quando il mondo intero lo saprà». Clara balbettò qualcosa di incoerente, ma non ero interessato alle sue scuse. Mi girai verso Andrew. Le sue reazioni furono impagabili. Quello fu solo l'inizio. Nei giorni successivi ho messo in atto il resto del mio piano. Contattai la fidanzata di Andrew, Lauren, e le mostravai tutto. Insieme abbiamo smascherato Clara e Andrew al lavoro, assicurandoci che perdessero il lavoro. Avviai le pratiche di divorzio, lasciando che Clara spiegasse le sue azioni a amici e parenti. Mentre mi guardavo alle loro conseguenze, provai qualcosa che non sentivo da settimane: pace. Nei giorni successivi alla resa dei conti fu un turbine. Clara mi evitava come la peste e, quando eravamo nella stessa stanza, alternava disperati tentativi di giustificarsi e patetici silenzi balbettanti. «Sono perso», disse una sera con voce tremante. «Non volevo che accadesse, ti amo ancora». La guardai dall'altra parte del tavolo da pranzo. Una donna che un tempo adoravo, ora ridotta a una sconosciuta. «Amore?» dissi con voce fredda. «È così che definisci nasconderti con lui per mesi, prenotare hotel, mentirmi in faccia?» «Non insultarmi, Clara!» I suoi occhi si riempirono di lacrime, ma io non provai nulla. La Clara che amavo non esisteva più. Intanto Lauren e io rimanemmo in contatto. Anche lei era devastata dal tradimento, tanto quanto me. Andrew aveva raccontato bugie su lunghe ore di lavoro e impegni professionali. Lei lo aveva supportato, sostenuto le sue ambizioni e pianificato un futuro con lui, tutto mentre lui si intrufolava con mia moglie. Diventammo alleati nella nostra comune miseria. Le telefonate notturne si trasformarono in vere e proprie sessioni di brainstorming, mentre riunivamo insieme l'estensione del loro tradimento e elaboravamo il nostro piano. Clara e Andrew erano stati attenti, ma non abbastanza. Tra le mie indagini e gli approfondimenti di Lauren, scoprimmo l'intera portata della loro duplicità. Andrew aveva usato risorse aziendali per finanziare le loro avventure illecite, cene costose, weekend fuori città, perfino regali. Lauren trovò estratti conto e prenotazioni di viaggio che disegnavano un quadro inconfutabile. Più scavavamo, più chiaro diventava. Pensavano di essere invincibili, intoccabili, ma la casa di cartone che avevano costruito stava per crollare. Il primo colpo venne al posto di lavoro di Andrew. Lauren ed io compilammo tutte le prove, screenshot, ricevute, foto e inviammo un pacchetto anonimo al suo capo. Andrew fu immediatamente sospettato, in attesa di un'indagine. Ma lo spettacolo vero accadde una settimana dopo, al gala annuale della loro azienda. Lauren e io sincronizzammo tutto alla perfezione. Mentre Clara e Andrew facevano bella figura tra i colleghi ignari di ciò che stava per accadere, una serie di foto e messaggi compromettenti vennero trasmessi sugli schermi della sede. La sala cadde nel silenzio. La loro relazione fu alla luce di tutti, per gli occhi di tutti. Sussurri e gemiti echeggiarono mentre tutti guardavano Clara e Andrew, i cui volti erano impalliditi. «Cos'è questo?» balbettò Clara guardandosi attorno confusa.
Mi fece largo tra la folla. Il cuore batteva forte, ma il viso calmo. È la verità, Clara, qualcosa che evidentemente hai dimenticato come si dice. Andrew tentò di scappare, ma Lauren gli bloccò la strada. «Non così in fretta», disse con voce ferma, nonostante le lacrime agli occhi. «Non puoi scappare da questo». Le ripercussioni furono immediate. Clara e Andrew divennero paria nei loro circoli professionali e sociali. Le loro reputazioni furono distrutte, le amicizie finite. Più tardi, quella sera, Clara tornò a casa e trovò i suoi effetti personali impacchettati in scatole vicino alla porta. «Non puoi cacciarmi via», disse con voce rotta. «Questa è anche casa mia». «Non più», replicai, guardandola dritto negli occhi. «Hai distrutto questa casa nel momento in cui hai deciso che non ero abbastanza per te. Prendi le tue cose e vattene». Ella implorò, giurando che avrebbe fatto qualsiasi cosa per aggiustare ciò che aveva rotto, ma non potevo più fidarmi di lei. Le sue parole erano vuote, le sue lacrime prive di significato. «Non mi hai solo tradito», dissi con la voce rotta, nonostante i miei sforzi di rimanere forte. «Mi hai tradito in tutto ciò che abbiamo costruito insieme e non ti perdonerò mai per questo». I mesi successivi furono difficili, ma anche liberatori. Il divorzio fu complicato, ma ne uscì più forte dall'altra parte. Mi immersi nel lavoro, negli hobby e nel ricollegarmi con vecchi amici, cose che avevo trascurato mentre ero immerso nel mio matrimonio. Clara tentò di contattarmi alcune volte, ma ignorai i suoi messaggi. Aveva fatto la sua scelta e ora doveva convivere con essa. Lauren e io rimammo in contatto per un po', offrendo reciproco supporto mentre ricostruiamo le nostre vite. Alla fine si trasferì in un'altra città, determinata a ricominciare da capo. Guardandomi indietro, mi resi conto che il tradimento di Clara fu una benedizione mascherata. Mi costrinse a confrontarmi con verità che avevo evitato e a riscoprire il mio valore. Non si trattava solo di far pagare Clara e Andrew, ma di riprendere il controllo della mia vita e dimostrare a me stesso di meritare di meglio. Mentre li guardavo affrontare le conseguenze delle loro scelte, provai pace. Nei giorni successivi, alla resa dei conti, fu un turbine di emozioni, ma alla fine trovai serenità. Dopo l'annientamento pubblico e la partenza di Clara, mi concentrai sulla ricostruzione di ciò che lei aveva distrutto. La mia autostima, la mia fiducia nelle persone e la mia serenità. La desolazione della casa inizialmente era soffocante. Ogni angolo mi ricordava il suo tradimento. Imballai le nostre foto di nozze, le sue cose dimenticate e tutto ciò che portava il peso dei nostri voti infranti. Una sera, dopo una giornata particolarmente estenuante di lavoro, fissai una vecchia foto di noi, da tempi più felici. Per la prima volta da quando era successo tutto, provai qualcosa di diverso dalla rabbia o dalla tristezza. Provai pietà, non per lei, ma per la versione di me che credeva che l'amore potesse sistemare ciò che era già rotto. Realizzai davvero che guarire non significava cancellare il dolore, ma imparare a convivere con esso senza lasciarmi consumare. Mentre i procedimenti di divorzio si prolungavano, intravedevo la vita di Clara che andava a rotoli. Le voci si diffusero rapidamente nei suoi ambienti professionali e faticò a trovare un lavoro stabile dopo essere stata licenziata. I suoi cosiddetti amici si allontanarono, non volendo associarsi a qualcuno la cui dramma personale era diventato uno spettacolo. Inviava lettere, email e messaggi di testo, implorando un'altra possibilità. «Ho commesso errori», diceva uno dei suoi messaggi. «So di non meritare il tuo perdono, ma non sopporto l'idea di perderti per sempre». Ma non risposi. Non stava cercando di contattarmi perché mi amava, stava contattando perché non aveva più nessun altro a cui rivolgersi. Andrew non ne andò meglio. L'indagine sul suo uso improprio dei fondi aziendali lo portò ad affrontare accuse penali. Perse il lavoro, la fidanzata e la sua reputazione nella comunità. Lauren e io ci eravamo assicurati che ogni sporco segreto nascosto venisse a galla. Pochi mesi dopo il gala, sentii attraverso conoscenti comuni che era tornato a vivere con i suoi genitori e stava lottando per sbarcare il lunario. L'uomo presuntuoso che aveva rubato mia moglie era ora ridotto a niente. Ironia della sorte, Clara e Andrew avevano cercato di far funzionare la loro relazione dopo che tutto era stato esposto.
ma la loro connessione costruita su bugie e inganni crollò sotto il peso dei loro fallimenti. Con il divorzio finalizzato sentii una nuova libertà. Mi trasferii in un appartamento più piccolo e accogliente, lontano dalla casa che Clara ed io avevamo condiviso. Non era solo un cambio di scenario, ma un nuovo inizio. Mi iscrissi a un club fitness locale, qualcosa che avevo sempre voluto fare, ma per cui non trovavo mai il tempo. Mi ricongiunsi con vecchi amici, viaggiai in posti che avevo solo sognato di visitare e persino cominciai a dipingere come hobby. Ogni passo in avanti sembrava reclamare una parte di me che avevo perso nel caos del matrimonio. I mesi si trasformarono in un anno e mi trovai in un posto molto migliore mentalmente, emotivamente e fisicamente. Non mi svegliavo più con il peso del tradimento che mi schiacciava. Un giorno, mentre prendevo un caffè nel mio bar preferito, iniziai una conversazione con una donna di nome Rachel. Era intelligente, spiritosa e aveva una calda umanità che sembrava genuina. Iniziamo a vederci regolarmente, prima come amici e poi come qualcosa di più. Rachel sapeva del mio passato, ma non mi faceva pietà. Rispettava l'uomo che ero diventato e ammirava la forza che avevo avuto per ricostruire la mia vita. Ripensando a tutto ciò che era successo, mi resi conto che il tradimento di Clara mi aveva insegnato più sull'amore di qualsiasi relazione di successo potesse insegnare. L'amore non significava fiducia cieca o sacrificio di sé, ma rispetto, onestà e impegno reciproco. Non ero grato per quello che lei aveva fatto, non lo sarei mai, ma ero grato per le lezioni che avevo imparato e la forza che avevo guadagnato. Mentre Rachel ed io passeggiavamo mano nel parco una sera, provai una sensazione di pace che non provavo da anni. La tempesta era passata e per la prima volta dopo tanto tempo ero veramente felice. Hai mai affrontato una situazione simile nella tua vita? Raccontacelo nei commenti qui sotto e non dimenticare di mettere un like se ti è piaciuta la storia. Iscriviti al nostro canale per non perdere altri racconti emozionanti come questo.